Bentornate e bentornati nell'Officina del Backgammon. Nello scorso video abbiamo visto gli aspetti generali di gioco, come colpire l'avversario, costruire un prime e come rientrare dal bar. Infine i punti partita e come questi vengono influenzati dal cubo del raddoppio. Oggi entriamo nel vivo e parliamo di un concetto strategico molto importante. Nelle prime fasi della partita dobbiamo conquistare le punte migliori. Che abbia inizio lo scontro nelle zone prime. La zona prime, ovvero quell'area che va dalla punta 4 alla punta 7, dove si trovano le punte più importanti del gioco. Considerando che ad inizio partita la punta 6 è già nostra, le tre punte chiave sono la 4, la 5 e la 7. Ma il discorso vale anche guardando il lato opposto della tavola, ovvero le tre punte 21, 20 e 18. Ecco le due zone prime. La prima dalla punta 4 alla 7 corrispondente alla nostra zona di attacco e difesa dell'avversario, la seconda dalla punta 21 alla 18 corrispondente alla nostra zona difensiva e offensiva dell'avversario. Ad inizio partita abbiamo due obiettivi. In attacco conquistare le tre punte chiave perché intrappolano i corridori dell'avversario dietro il nostro prime. In difesa l'obiettivo è occupare con i corridori una delle tre punte della zona prime. Con ciò avremo costruito un'ancora difensiva e rubato all'avversario una delle sue punte chiave. Nel backgammon difendere è importante quanto attaccare. Se lasciamo troppo a lungo le due pedine sulla punta 24 rischiamo di restare intrappolati dal prime dell'avversario. Meglio quindi assicurarsi subito un'ancora per spezzare la carica offensiva del rivale. Per farlo rapidamente è importante splittare, ovvero separare, i corridori nei primissimi tiri della partita. Uno scontro, un doppio scontro ha luogo nelle zone prime, sia in attacco che in difesa, dove entrambi i giocatori puntano ad occupare le stesse punte. Vediamo il da farsi. Prima in attacco e poi in difesa. Quando l'avversario invade una di queste tre punte, dobbiamo colpirlo, anche a costo di lasciare una pedina scoperta. Non vogliamo che si ancori facilmente al prossimo tiro, vero? Un consiglio: non fatevi prendere dalla paura di essere colpiti ad inizio partita. Le difese non sono ancora formate, quindi rientrare dal bar non sarà difficile. Ricordate, nello scontro per le zone prime dobbiamo prenderci dei rischi. Chi ne uscirà vincitore avrà stabilito un solido avamposto che gli permetterà di gestire al meglio tutte le successive fasi della partita. Vediamo un esempio. L'avversario ha aperto con 5-4, usando il 4 per splittare i corridori. È il nostro turno e dobbiamo rispondere con 2-1. Che fare? La punta 5 fa parte delle tre punte chiave della zona prime, quindi, senza esitazioni, con l'1 colpiamo. Se non veniamo colpiti di rientro dal bar, abbiamo ottime probabilità di conquistare la punta 5 al prossimo tiro. A tal proposito, usare il 2 per muovere dalla punta 13 è meglio di muovere dalla punta 24, perché posiziona una pedina extra nel range di tiro diretto per coprire con un 6 al prossimo tiro. Giocare passivi senza colpire sarebbe un grave errore, perché, come detto, darebbe all'avversario la possibilità di ancorarsi al prossimo turno, mandando in fumo ogni nostra velleità offensiva. Infatti, se si ancorasse sulla punta 5, renderebbe vano il nostro prime, perché risulterebbe troppo esterno. Quindi, poco o nulla efficace. Stessa cosa se la pedina si trovava sulla punta 4 o sulla punta 7. Colpire, colpire e ancora colpire. Prima di passare al fronte difensivo, un intermezzo molto importante. Vediamo un altro concetto chiave del backgammon, l'ordine di importanza delle punte. Le punte della zona prime non sono tutte uguali. Diverso è il loro valore e il vantaggio che otteniamo dall'averne occupata una piuttosto che un'altra. Capiamo perché. La punta più importante è la punta 5.
a tal punto che è stata ribattezzata Golden Point, la punta d'oro, perché permette in un solo colpo di occupare una punta in casa, ostacolando così l'avversario dal rientro dal bar e creare un prime da 2, con ottime probabilità di ampliarlo a 4. Al secondo posto troviamo la punta 4. Anche lei si trova in casa, quindi sempre forte, con la prospettiva di occupare la punta 5 e costruire un prime da 3. Al terzo posto, la punta 7, chiamata bar point. Ottima perché costruisce un prime da 3 e impedisce ai corridori avversari di scappare con il 6, ma è inferiore alle punte 5 e 4 perché non si trova in casa, quindi non ostruisce il rientro dal bar dell'avversario. Fuori dalla zona calda abbiamo la punta 3. In casa, ma un po' troppo profonda. Ci dà poche possibilità di colmare il gap con la punta 6 per sviluppare un prime. Resta comunque una punta utile per un attacco blitz. Del blitz ne parleremo nel prossimo video. Infine, ultima di questa classifica, la punta 2. Molto profonda, diminuisce ancora di più le possibilità di costruire un prime, ma resta valida per un blitz o per impostare una partita sulla corsa. Un esempio ci aiuterà a capire meglio il concetto di importanza delle punte. In questa posizione dobbiamo giocare 6-1. Abbiamo due valide mosse: conquistare la punta 7 o la 5. Per i motivi detti, la punta 5 è più importante della 7, quindi non facciamoci trarre in inganno dal voler costruire subito un prime da 3. La mossa corretta è conquistare il golden point. Quindi ricordatevi l'ordine di importanza delle punte: 5, 4, 7, 3, 2. E che per le tre punte chiave, 5, 4, 7, dobbiamo sempre colpire, anche a costo di lasciare una pedina scoperta. Guardando il lato opposto della tavola, quello difensivo, le cose non cambiano. La scala dei valori delle punte è la stessa, ma speculare, con la differenza che qui, invece del prime, dobbiamo costruire un'ancora. Costruire un'ancora sulla punta 20 è l'obiettivo più ambito. Poi viene la 21, la 18, la 22 e la 23. L'ancora costruita sulle tre punte chiave si chiama avanzata, proprio per la sua posizione in avanti che indebolisce il prime avversario, mentre l'ancora costruita sulle punte 22 o 23 risulta meno efficace in quanto molto arretrata. Ma in situazioni di pericolo è sempre meglio averla che restare sotto il tiro dell'avversario. Per finire, vediamo due casi che vi consiglio di memorizzare perché li troverete spesso. L'avversario ha aperto con 6-2, splittando un corridore sulla punta 7. Vediamo come giocare 3-1 e 4-2. Entrambi ci mettono di fronte a due valide alternative, come spesso capita nel backgammon. La bravura sta nel scegliere quella migliore. Vediamo qual è. Con il 3-1 colpiamo sulla punta 7, seguendo il concetto di scontro nella zona prime, o conquistiamo il golden point? Qui è corretto occupare la punta 5 perché è la più importante. E con il 4-2? Qui saremo portati a conquistare la punta 4. Invece la mossa corretta è combattere per impedire all'avversario di costruire un'ancora sulla punta 7. Riassumendo, con 3-1 facciamo il punto, con 4-2 colpiamo. Per oggi è tutto. Nel prossimo video vedremo le 5 strategie da poter mettere in campo.